Presence è l'ultimo film di Steven Soderbergh, in realtà il penultimo, perché è uscito dopo qui in Italia, ma in realtà è precedente a Black Bag, doppio gioco, ed è a mio parere uno dei film più interessanti di Soderbergh, che è un autore che io non reputo particolarmente da seguire. Ovviamente oggi è eletto come uno dei padri del cinema mondiale americano, e in un'epoca in cui il cinema americano insomma continua con i suoi prodotti tra virgolette a invadere l'intero pianeta, ma Soderbergh è lontanissimo dai grandi autori del cinema come quelli europei degli anni 60-70, senza ovviamente recitare i nomi, perché manca nel suo cinema proprio la grande visione, l'astrazione metaforica che è capace di raggiungere il cinema d'arte, ed è un cinema americano, insomma, di questi circuiti mainstream che raggiungono tutto il mondo. Però Soderbergh alterna tra piccoli film indipendenti interessanti, come ad esempio tempo fa vidi un film che si chiamava Bubble, niente di che, però interessanti a livello di esperimento, fuori dalla mentalità del mainstream, oppure film mainstream con star come Traffic, però forse uno dei migliori, forse non il migliore in assoluto di Soderbergh. Però diciamo quelli più interessanti sono questi piccoli esperimenti finto indipendenti, perché poi si tratta sempre di film prodotti dalle major o comunque di sussidiari delle major, però a cui Soderbergh dà questa facciata, questa patina di film indipendente, perché in effetti è uno che ama sperimentare, uno che ama cimentarsi con il cinema come strumento libero, insomma, non ama solo fare il filmone alla Ocean 12 o 11, come pure ha fatto. E anche lì comunque c'è una certa originalità di Soderbergh nel linguaggio, nel montaggio, in tutta una serie di elementi che nel cinema mainstream ufficiale sicuramente non vediamo. Ad esempio, non so, mi viene in mente che ieri sera stavano passando in televisione A Beautiful Mind, ecco, quello è proprio, con Russell Crowe, quello è proprio l'apice del film banale mainstream, che oggi, o perlomeno nel prossimo anno o due, può essere benissimo sostituito dall'intelligenza artificiale, cioè è un film proprio fatto come un compitino, con tutti i cliché, tutte le illuminazioni, i passaggi narrativi di montaggio standard, che piace poi al pubblico, cioè il pubblico, il 95% del pubblico ama vedere questa roba qua, e l'altro 5% si cimenta un po' con il cinema d'autore, che però è invaso praticamente in questo momento dalla totalità di finti autori. Non ci sono veri e propri autori, grandi autori di cinema, o perlomeno non sono quelli della narrativa ufficiale. Per esempio l'altro giorno sono andato alla rassegna Ostia in Corto, e lì ho visto 2 o 3 film di cortometraggio di giovani ragazzi che non ho nessuna remora a definire capolavori, ma che applicano un linguaggio proprio innovativo,
come ad esempio un film che si chiama Aspis, realizzato in Calabria, il cui protagonista è una vipera, un film incredibile di impatto biblico, proprio ancestrale. Quindi non è certo nella narrativa ufficiale degli autori, compreso quella italiana, in cui, a parte forse un paio di eccezioni, 3-4, il resto sono tutti autori che, ripeto, non hanno quella visione, non hanno quella capacità, ma proprio quel talento di montaggio figurativo, pittorico, filosofico degli autori, dei grandi autori della storia del cinema, degli anni appunto 60-70, qualcosa negli 80. Poi negli anni 80 tutto si è incominciato a perdere per una serie di fattori che non stiamo qua ad analizzare, perché il video parla di presence, per cui autori mediocri, ad esempio un autore venuto fuori in quell'epoca, interessante per carità, ma non certo da considerare un grande autore, viene oggi poi osannato anche per un certo senso di colpa, come di averlo ucciso per non avergli finanziato i film, che è Claudio Caligari, per esempio, che ha fatto Amore tossico a Ostia, sì, un film originale, indipendente, per carità, molto interessante, però vedendo anche il suo film, rivedendolo in un'arena estiva, Non essere cattivo, ripeto, ottimi film, film molto interessanti, specialmente Amore tossico, con questa sua dimensione underground, sporca, cattiva e innovativa in qualche modo. Però ecco, portare poi questi registi a diventare una specie di miti o anche di martiri, cosa ancora più squallida, per non essere stati accettati dal sistema, cioè il sistema stesso che li martirizza e li mitizza dopo averli eliminati e affamati per tutta la vita. Beh, è una cosa, dai, non ci siamo, non essere cattivo non è Pasolini, non è Accattone, non è Mamma Roma, non è neanche niente, insomma, è un film interessante, se vogliamo pseudo d'autore, tra virgolette, ma poi ha sempre questa estetica un po' che tende verso il televisivo, verso come dire, la cosa d'impatto che è arrivata poi negli anni 80 con un linguaggio inquinato dalla televisione. Comunque, tornando a Presence, scusa la digressione, è uno dei film più interessanti che ho visto di Soderbergh, insieme a Sesso, bugie e videotape, Bubble e alcuni altri, di questo filone di Soderbergh più indipendente, ripeto, finto indipendente, sempre prodotto tramite le major, però è un regista che ama sperimentare, ama fare delle cose anche diverse, e probabilmente si divertirà molto, perché è molto più divertente fare un film come Presence rispetto a fare un film come Traffic o Ocean, la serie, che sono film, insomma, con un apparato piuttosto noioso, che è il tipico apparato del cinema ad alto budget. Qui invece praticamente Soderbergh si chiude dentro una casa in cui c'è una presenza, e tutto il film, e qui sta l'innovazione del film, però è appunto quello che fanno un po' i registi americani oggi, che fa Soderbergh, che fanno tanti altri, pensano che avere l'idea così estetica, narrativa, sia aver risolto tutta la questione, ma c'è molto di più, e ce l'hanno dimostrato appunto tutti i grandi autori della storia del cinema. Non è solo quello è solo uno degli elementi e non è neanche il principale. Però il film è interessante perché è girato tutto in una soggettiva di questa presenza, che è in pratica si svela subito dopo i primi 10 minuti del film, quindi non sto a fare qui spoiler. Semplicemente si rivela subito che è una ragazza che è morta,
lì in circostanze non ben chiarite, e poi si scoprirà piano piano tutta la storia, che praticamente questa è la storia di questa famiglia che vive in questa casa con questo dramma di questa presenza, e la ragazzina è più sensitiva, è più sensibile, quindi riesce a percepire questa presenza, mentre invece la madre è più scettica, è più, diciamo, non crede a queste cose, mentre il padre e la figlia sì. Insomma, tutta una serie di dinamiche familiari. Il film è girato molto molto bene, molto con rigore, non ci sono star, sono giovani attori, più la madre e il padre, la sensitiva che poi a un certo punto del film appare, ma non sono attori famosi, quindi sembra un vero e proprio film indipendente, girato, non dico la Blair Witch Project, però qualcosa di simile, diciamo, qualcosa di molto piccolo, di molto compatto, con un'unica location. E l'innovazione del film sta tutta qui, in questo obiettivo grandangolare che vaga nella casa, e tutto il film ci viene raccontato quindi dalla soggettiva di questa presenza, di questo spirito, che poi piano piano si manifesta spostando gli oggetti e in qualche modo diventando sempre più arrabbiato. Il film è definito come horror, ma di horror c'è quasi nulla, più che altro è un dramma psicologico, se proprio lo vogliamo definire con un genere. E niente, questo obiettivo grandangolare vaga per questa casa, percorrendo i corridoi, le scale, andando a inquadrare le famiglie, i familiari, le persone che parlano. Quindi è una maniera inconsueta di presentare le scene non vengono presentate inquadrando i personaggi diretti così, cosa che viene fatta anche nelle soggettive. Qui è proprio questo vagare della telecamera che piano piano va a scoprire i volti, i discorsi che si svolgono in questa casa, questo vagare di questa presenza in cui lo spettatore è costretto ad un certo punto ad identificarsi, e questo è il bello di questo film. La soggettiva poi si nasconde dietro un armadio a muro, quindi noi viviamo proprio l'esperienza di questo spirito, uno spirito da un lato timoroso, prudente, ma dall'altro che ha improvvise esplosioni di rabbia, c'è come una sete di vendetta inespressa, e tutto qua. Quindi la bellezza di questo film è tutto dal punto di vista della scelta estetica, della scelta anche di montaggio. Sono una serie di lunghi piani sequenza intervallati da dei brevi spazi neri che fungono quasi da punteggiatura di questo film. È un film che secondo me non piacerà al pubblico che tenta di attirare, perché questi film in lingua inglese fanno sempre lo stesso lavoro, si presentano come horror, vengono confezionati come thriller horror, poi cercano di attirare in sala questo pubblico di adolescenti affamati di horror negli spettacoli anche di mezzanotte o giù di lì. E la stessa strategia che segue questo film di Soderbergh, etichettato come horror ma in sala si vedeva chiaramente che il pubblico adolescenziale usciva deluso, perché voleva vedere il sangue che cola, le braccia, gli arti, lo splatter tagliati, tutto uno splatter, insomma, o comunque qualcosa di più forte, no? Come invece ha fatto quel film dei fratelli Philippou, ecco, o Filippo, non so come si dice, insomma, quell'horror sulla mano incartapecorita, come dire, una mano
su cui facevano le sedute spiritiche, e quello dà quello spavento, quella dimensione perversa, anche, come dire, veramente da sussulto sulla poltrona, che il pubblico di quel target lì cerca, mentre questo è un film un po' sperimentale, di ricerca, dove Soderbergh si cimenta con questa scelta di regia particolare, con questa scelta di piani sequenza, di inquadrature e di montaggio anomalo, che quel pubblico lì della multisala, dell'horror, capisce anche, ovviamente, non è stupido, però non è che gli frega più di tanto di questa cosa qua, era in cerca appunto di qualcosa di più forte, di un horror con tutti i criteri standard del cinema, che spaventa davvero, e quindi credo che non accontenti quel tipo di pubblico, però il circuito mainstream dei film distribuiti da questi famosi registi americani è quello poi che finisce più che altro nelle multisale, e quindi che incontra quel tipo di pubblico. È l'ambiguità, insomma, di questi registi che a tratti cercano di portare queste innovazioni, queste sperimentazioni ad un pubblico molto molto più ampio di quello dei cineclub o dei cinema d'essè. Però lo fanno, e è lodevole che questo sia fatto. È una cosa bella e importante far vedere la sperimentazione dell'immagine anche ad un pubblico che semplicemente era in cerca di un intrattenimento, di uno spavento. Però mi sembrano un po' degli sforzi che cadono un po' nel vuoto, nel senso che non sono né carne né pesce, né bianco né nero, e vanno a colpire una platea di mezzo che non accontenta né l'uno né l'altro, ecco. Comunque il film è carino, è interessante, è un piccolo film che dura meno di un'ora e mezza, anziché questi grandi pipponi che adesso vanno di moda, i film da 2 ore, 2 ore e mezza, minimo 2 ore. La norma, la media è 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza, con regolarmente almeno un'ora di film inutile. Questo invece è un film comunque che ha il rigore, compatto, con un'idea forte, ben fatto, e il rigore, come ho sempre ripetuto e continuo a ripetere, è l'elemento essenziale del cinema. Cioè il grande cinema va fatto come un po' un teorema matematico, con degli elementi che vanno soppesati e inseriti esattamente in certi punti. Va fatta come il grande cinema va fatto, o perlomeno un buon film va fatto come una partitura musicale, dove c'è anche un elemento matematico, quindi non ci sono sbavature, non ci sono scene di troppo, e anche nell'immagine, nell'aspetto figurativo, nel montaggio c'è il rigore. E qui c'è sia negli ambienti che nella luce, che nell'estetica c'è, anche perché l'idea alla base presuppone un grande rigore, quindi sempre la stessa inquadratura, sempre lo stesso grandangolo, una serie di piani sequenza separati da spazi neri, e quindi poche scene, poche inquadrature, perché ogni inquadratura, ogni piano sequenza riempie diversi minuti del film. Quindi un film girato tutto in piani sequenza da 2, 3, 4 minuti o più, e interessante come sperimentazione di linguaggio. Però ecco, ripeto, per concludere, manca la visione
quel livello di trascendenza, di astrazione che si raggiunge con il grande cinema. Manca un po' la visione del grande autore che Soderbergh effettivamente non ha, però si cimenta con un interessante esperimento di regia.